Ciao ragazzi, io sono Suki, io sono Fatima e oggi vi parleremo di un prodotto che non avrei mai pensato di usare o di proporre a qualcuno, che è il Silk Peel numero 5 di Bran. Questo video sarà su questo prodotto numero 5, so che c'è il numero 7, so che si arriva fino al numero 9, che è quello che ha comprato mia sorella, e vi faremo un altro video su quello. Io ho preso questo numero 5 per il semplice fatto che in base al mio budget ho investito su altre cose e quindi non avevo abbastanza budget per investire su un prodotto che fosse più del Silk Peel 5, anche perché scontato l'ho preso a 70 euro, quando non scontato su MediaWorld costava sugli 89 euro, quindi circa 90 euro. Quindi per me 70 euro era il budget limite che potevo usare per comprarmi questo prodotto. E perché l'ho preso? Perché tanta gente ha paura di usare questo prodotto e avevo anch'io tantissima paura, anche perché vedete, se vedete su YouTube Italia, YouTube gente americana, russa, di qualsiasi mondo, ho visto tutti i video possibili, ho visto fa malissimo, non funziona ma fa malissimo, io ho la pelle troppo sensibile, lo posso usare oppure no, e vi devo dire che non ho trovato una risposta effettiva alle mie domande, soprattutto su YouTube Italia, e quindi ho pensato di farne un video, visto che l'ho comprato, l'ho usato, l'ho provato, ho la pelle sensibile dappertutto. Io infatti le ascelle non le faccio mai con la ceretta ma solo con la lametta, perché per me le ascelle sono veramente tanto sensibili quanto la pelle del viso, perché non riesco a... La ceretta come mi fa uscire sangue, oltre a sangue mi lascia tutto rosso l'ascella, che tipo rimane rosso per una settimana, e sapete che quando la pelle diventa rossa dopo diventa nera, quindi la ceretta sulle mie ascelle non funzionava, quindi non avevo altra scelta che la lametta, che poi sapete la lametta fa diventare il pelo ancora più duro, fa le ascelle nere, quindi mi sono trovata in un circolo che veramente non faceva bene. E questo video voglio parlare anche dell'irsutismo, ok? È l'eccessiva peluria. Per noi ragazzi a causa degli ormoni, anche i ragazzi, però nel nostro caso, che ne so, per le cisti nelle ovaie o per disfunzionamento della tiroide, quindi ci sono diversi fattori che possono squilibrare i nostri ormoni, questo, o anche i medicinali stessi, e questo può portare all'irsutismo. E non c'è niente di cui essere imbarazzati, esatto, non se ne parla, non ne sento molto parlare, perché la gente è molto timida a riguardo. Sì, ma sembra quasi un tabù, cioè non bisogna parlarne, è normale, anche noi ragazzi abbiamo peli e soffriamo di patologie diverse. Siamo nati così, l'uomo è così, esatto, da secoli. E quindi noi soffriamo di irsutismo, e quindi ci serve qualcosa che sia veloce, valido e che tolga il pelo dal bulbo e non che strappi che rompa il pelo. E perché noi abbiamo deciso di comprarli? Per il semplice fatto che ultimamente, a causa di certi medicinali che assumiamo, la nostra pelle ha cominciato a distaccarsi, cioè letteralmente noi facciamo la ceretta e vediamo la pelle staccarsi e andare via, e quindi ci rimangono poi una specie di ematomi, una specie di macchie proprio nel corpo. Quindi ho detto aspetta un attimo, fermiamoci un attimo e pensiamo cosa fare. Facciamo una ricerca. E guardando un po' anche su YouTube ho detto il Silk Peel. Perché non provare il Silk Peel? So che ci sono diversi marchi, però abbiamo visto che il brown è il migliore, quello più usato, il migliore, e quindi io ho preso quello in base al mio budget, che è il 5, e lei ha preso il 9, che vi faremo vedere nel prossimo video. Comunque la gente si chiederà che cosa, innanzitutto andiamo a passi, che cosa c'è in questa scatoletta del Silk Peel numero 5. Allora ragazzi, come vedete c'è un libricino in tutte le lingue, che è un tipo illustrativo che vi dice che cosa, come usare il prodotto eccetera. Dopodiché io l'ho già usato, quindi come vedete c'è questa che è tipo, come posso dire, che porta la borsina dove se sei in viaggio metti il Silk Peel. Dopodiché c'è il caricabatterie, che lo carichi circa per un'oretta e poi basta, e poi dura, il Silk Peel numero 5 dura solo mezz'oretta, però dovete sapere. E questo invece sono per 40 minuti, no? No, mezz'ora questo. E vi devo dire che questo non ho ancora capito come si usa. Questo sì, è tipo una specie di
rasoio. No, io l'ho usato, è rasoio. È rasoio praticamente. Questo sopra non ho capito a che cosa dovrebbe servire. Serve per diminuire i peli. Però tu... E funziona. E funziona? Sì, ok. non tantissimo, ma funziona. Vedete, sono sincera, non l'ho provato, quindi non vi so dire. Io l'ho provato, quindi so dire. Ok, e poi c'è questo che dovrebbe essere tipo massaggiatore, quando tipo tu... Mentre ti togli via i peli ti diminuisce, sì, cioè ti fa un massaggio alla pelle, così non dovresti sentire tanto dolore. Ma lo sconsiglio perché... dolore lo senti lo stesso, uno, e due, anzi dà proprio fastidio poi quando togli i peli. Perché non li toglie benissimo, fa da ostacolo, ecco. Vedete, ho lasciato i peli nelle braccia perché volevo proprio farvi vedere come si usa. Dopodiché abbiamo il nostro abbiamo anche questa con cui si pulisce, insomma, come si chiama? Lo spazzolino, mi dimentico i nomi. Come vedete, con questo si pulisce, si può staccare da qui, perché non vedo, quindi aspettate un attimo. Si stacca, quindi per togliere questo, che ne so, mettere questo che fa massaggio, vedete? Ok, io non voglio inserirlo. Io invece preferisco usare questo, perché questo non ostacola il pelo, quindi il pelo si toglie senza avere nessun ostacolo, e si può staccare totalmente questo per metterci il rasoio, per metterci invece il rasoio, che è questo. Quindi abbiamo inserito il rasoio. Però non è di quei rasoi che vanno a irritare la pelle, perché io l'ho provato. Sì. Io solitamente quando uso il rasoio, non so se è di fretta, anche se mi capita raramente, sì. Cosa sto dicendo? Che insomma non dà fastidio. Non dà fastidio, non mi irrita la pelle. E insomma non ha dato fastidio. Esatto. E questo è waterproof, quindi si può usare anche sotto l'acqua. Io l'ho lavato, infatti dopo averlo usato l'ho lavato con l'acqua, insomma. E vi dico, l'ho usato nel collo, soffrendo di irsutismo, chi lo sa saprà che anche nel collo si creano peletti. L'ho usato nel collo, non mi ha dato fastidio per niente, ma ragazzi, per niente, e non mi ha graffiato niente. Non graffia. Esatto, l'ho usato nelle ascelle. Vi devo dire, fa male, cioè ma forse perché sono troppo sensibile, nelle ascelle fa malissimo. Devo ancora provarlo nelle gambe. Lei l'ha provato nelle gambe, il suo Silk Peel 9. Io il mio lo devo ancora provare sulle gambe. L'ho provato sulle ascelle, sul collo. L'ho provato un po' di qua e di là. E vi devo dire, ho sentito malissimo sotto le ascelle, ma nelle altre parti non molto. Sul collo non mi ha fatto proprio male. E funziona così, insomma. Si schiaccia una volta per accenderlo, 2 volte per renderlo ancora più veloce, e la terza volta si spegne. C'è la lucina verde, vuol dire che è carico, la lucina diventa gialla, vuol dire che si sta scaricando, e poi è rosso quando ti avvicini troppo alla pelle, il sensore diventa rosso, che ti avvisa che ti stai avvicinando troppo alla pelle. Quindi in quel caso bisogna stare attenti. Vi devo dire, io ho ancora paura di usarlo, detto sinceramente, non l'ho ancora provato nelle braccia, perché appunto ho voluto lasciare le braccia con i peli, in modo tale che vedevate, insomma. Una cosa che abbiamo notato è che se i peli sono troppo lunghi, lui fa fatica a toglierli, ok? Quindi abbiamo imparato che bisogna un po' diminuirli, accorciarli, e poi si passa. Ora vediamo con le braccia come farà, devo ancora vedere. Partiamo dall'interno braccio, dove ho meno peli, quindi dovrei sentire meno dolore. Cioè si consiglia di fare un po' più piano, nel senso magari di 1, 2, 3, 1, 2, 3, in modo tale che vi tolga tutti i peli e non manchi nemmeno uno. Ovviamente fa un po' più male perché stai andando piano, però almeno è più... Vi dico, non so se vedete, fai il focus, non so se vedete tutti questi puntini,
questi puntini, li vedete? Questi sono tutti i puntini che lui fa all'inizio, vedete mi ha tolto proprio i peli, tutto qua me l'ha tolto. Questi sono tutti i puntini che lui fa all'inizio, ma poi questi puntini scompaiono dopo 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, dipende dal posto. Però ragazzi veramente liscio, più della ceretta. Più della ceretta, proprio liscissimo e non vedete proprio neanche, cioè toglie proprio il pelo dal bulbo. E dovete resistere, se sentite un po' di dolore, fastidio, dovete resistere perché come si dice il detto, per essere belle dovete un po' soffrire, no? Vi faccio vedere un posto dove ci sono più peli, che ne so qua, adesso vi faccio vedere, mi farà male, resisterò. Solo che dovete andare contro pelo. Sì. Però vedete, cioè toglie proprio dalla radice. Sì. Guardate, io adesso mi avvicinerò apposta aspettate, così mi sentite. Io mi avvicinerò adesso apposta alla pelle. Vedrete che diventerà rosso perché mi avvisa che mi sto avvicinando troppo. Non vuole diventare rosso. Non mi sta avvisando. Ecco. L'avete visto? Se mi avvicino troppo diventa rosso. Non mi avvicinerò più di così perché non voglio crearmi danni, però vediamo, ok? Vedete? Ce la vedete la differenza? C'è proprio liscissimo, proprio liscia, cioè guardate. Quindi la conclusione ragazzi, io vi ho fatto vedere i fatti. Fa male? Sì. Insopportabile? No, secondo me dipende dal soggetto. Io ho la pelle molto sensibile, sul braccio mi ha fatto male, sì, sentivo tipo pizzicare, ma non così tanto male. Perché io l'ho fatta anche le gambe, è un fastidio che è un po' simile a un bruciore, cioè tu senti come se, non lo so, ti stassi facendo così, cioè nel senso stai facendo così alla tua pelle e ti sta un po' bruciando, cioè quella è un po' la sensazione, però fortemente nelle ascelle mi ha fatto malissimo, però ragazzi vi dico, ma tu dopo parlerai del tuo, io sto parlando del 5. Allora, nelle ascelle mi ha fatto veramente malissimo, che stavo quasi per piangere, però veramente il risultato, ho detto ne è valsa la pena di soffrire per quei 10 minuti. Anche ne è perché quando si usa la lametta, già il giorno dopo senti già, ma veramente ragazzi ormai veramente quando l'ho usato avevo le ascelle morbidissime come il braccio adesso che vi ho raccontato, e veramente erano bianche veramente, e toglie dal bulbo veramente. Io lo consiglio, altamente consigliato. Un'altra cosa che è fortemente consigliata. Sì, aspetta, dei consigli che loro vi dicono nel libretto, quando voi lo volete usare sulla pelle asciutta, insomma, non dovete avere delle creme né niente. Allora io vi consiglio, come faccio io, in modo tale da tenerlo anche igienico, no? Prima si fa la doccia, si fa lo scrub, che è quello che faccio io. Quindi la pelle è pulita, siete marocchine, kiss. Esatto, che è anche quello equivalente a uno scrub. Esatto. E dopodiché, dopo lo scrub e l'essere puliti, sapete che i pori si aprono, la pelle morta si toglie, quindi poi lui fa un lavoro eccellente nel togliere i peli. Quindi se lo fate all'asciutto non dovete avere nessuna crema addosso, nessun deodorante sotto le ascelle, dovete proprio essere al naturale. Questo è il consiglio che vi do. E poi la gente si chiederà ma se il Silk Peel 5 funziona così bene, perché devo andare a comprare il 9 che costa di più? Io non saprei dirvelo, io so solo che il 5 funziona bene. Certo, la differenza è che il 5 ha solo 28 di pinzette, 28, una roba del genere. Il 9 ne ha 40. Il 9 ne ha 40, quindi cambia le pinzette, però la qualità del numero 5 io sono soddisfatta. Allora, qui concludiamo il video, mi sembra di aver detto tutto. Esatto. Se avete domande fatele, se ho dimenticato qualcosa chiedete pure. E se volete che proviamo un'altra cosa, basta chiedere e noi lo faremo. Esatto. E qui si conclude il video, grazie per aver guardato il nostro video e
take it easy take it slow e goodbye.